Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare proprio una stesa ispirata al mondo delle ombre. La notte oscura dell'anima lo chiamerò. Cosa c'è oltre il dolore? Stiamo facendo un lavoro grandioso di consapevolezza, di ritorno all'uno, di libertà profonda, di un senso di appagamento profondo, no? Intimo, animico. E allora continuiamo il nostro lavoro di scardinamento e di fissaggio della consapevolezza. È possibile che molti di voi, perché lo so, stanno attraversando la notte dell'anima. Magari ti senti persa o ti sei perduta o ti sei perduto, spezzata, forse abbandonata da Dio, dall'amore, dalla vita. Ma è proprio in questo vuoto qualcosa si prepara. Oggi non leggeremo per guarire in fretta. Oggi entriamo nell'oscurità come si entra in un tempio segreto. Perché? Perché in fondo alla notte brilla una luce che solo i coraggiosi vedono. E tu sei uno di quelli. Questa lettura è un rito iniziatico, che asseconderà il battito del tuo cuore. Ok. Iniziamo. Chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa lettura per te e condurti nel tuo spazio sacro, laddove la luce illuminerà ogni tenebra. Allora, il momento presente, l'ostacolo, la sfida, le radici della situazione, cosa ci lasciamo alle spalle. Il volo più alto, cosa accadrà nel prossimo futuro, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure, il risultato finale e poi dopo andremo ad arricchire il tutto, ok? Allora, ragazze mie ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E ascoltando il battito del tuo cuore, partiamo. Il cuore della notte. Dove sei adesso? Abbiamo il 3 di bastoni. Mi dice che sei sull'orlo di qualcosa di grande. Hai attraversato la notte e adesso, anche se con ferite ancora aperte, ti affacci all'orizzonte del possibile. Questo 3 di bastoni non è entusiasmo, è una chiamata interiore, è l'essere nel Dio dell'evento, quindi non è esaltazione, questo volevo dire, ma è l'entusiasmo, anche se ci troviamo in un momento profondo anche di dolore,
che significa enteos, essere in Dio, essere nel Dio, che è il momento che stai vivendo, è la chiamata interiore. Sei in un momento di attesa gravida, di un'espansione che nasce dal dolore e non dalla fuga. Il tuo cuore, seppure stanco, non ha smesso di guardare avanti. Questa è la forza dei guerrieri dello spirito. Non smettere mai di tenere le mani verso la vita, anche dopo la caduta. Bellissimo, bellissimo. Io ti dico che ce l'hai fatta già, cioè, come 3 di bastoni carta centrale è forte, Vediamo qual è l'ostacolo che brucia. L'ostacolo che brucia qual è? Beh, è chiaro. È il 10 di spade. La mente ti ha trafitta o ti ha trafitto. Pensieri ripetuti, anche tradimenti forse. Forse delle parole che hanno distrutto la tua pace interiore. Il 10 di spade è la fine, ma è anche l'unico punto da cui può nascere un nuovo giorno. La tua sfida ora è non identificarti con la ferita. Lascia che il dolore abbia parlato, ma poi lascialo andare. È tempo di chiudere quella pagina. Poeticamente mi verrebbe da dire: il sangue versato è un seme. Profondissimo. Vediamo qual è la radice karmica. Da dove viene questo dolore? Ah, il 9 di denari. Il dolore non viene da povertà, sai? Non viene dalla povertà il dolore. Il dolore viene da abbondanza. Qua mi dice che hai costruito, forse da sola, un castello interiore di indipendenza, autosufficienza e controllo. Ma è come se adesso questo stesso splendore ti isola. Lo sai qual è il tuo dolore karmico? È la paura di avere bisogno, la paura di aver bisogno, la paura di dover ricevere, la paura di dover affidarti. Però l'anima non è fatta per stare in un bunker, è fatta per vivere nel fluire. Il 9 di denari ti mostra che hai tutto, ma non vuoi ancora lasciarti andare all'amore. E da qui questa è la radice karmica, mi spiego, è quello che sei venuta a sviluppare qui, o sei venuto a sviluppare. Vediamo nel passato recente, quello che lasci andare o quello che si è spezzato. Forse un'amicizia, un 3 di coppe qua mi parla di un'amicizia, un cerchio di sorelle o di fratellanza, sorellanza, oppure una relazione che sembrava gioiosa, è possibile? Questo 3 di coppe porta la memoria di un'unione che si è incrinata. Forse ti sei sentita tradita o tradito, o semplicemente ti sei sentita lasciata indietro. Però questo strappo è servito a mostrarti dove finisce la festa e dove inizia il tempio. Cioè, hai lasciato il rumore delle risate per il silenzio dell'anima. Questo è un dolore sacro che ti ha liberata, o ti ha liberato però, mi spiego? Vediamo qual è la visione alta, cioè la visione dall'alto, il senso profondo, no? Cioè se lo guardi dagli occhi dell'anima. Tu sei un messaggero, c'è il paggio di spade, mi dice che tu sei un messaggero, sei una custode o il custode di verità.
questo dolore ti ha insegnato a vedere oltre le parole e ad ascoltare il non detto. Il paggio di spade in questa posizione è giovane, però è affilato, cioè ha imparato l'arte della chiarezza. Il senso profondo qui è che sei stata educata dalla vita o educato dalla vita a essere una voce lucida in un mondo confuso. La ferita è come se ti avesse dato la vista. La ferita ti ha dato la vista, questo mi stavo dicendo, ok? Sì. Vediamo il futuro prossimo, cosa si prepara per te? Oh, una fine sacra, il mondo. Una nascita nuova, stai per concludere un ciclo karmico molto 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 importante. Il mondo ti mostra che ogni lacrima versata, ogni passo fatto nel buio non è stato vano. Ti stai elevando in una nuova vibrazione. Ciò che verrà sarà più ampio, più giusto per quella che sei oggi o per quello che sei oggi. È tempo di celebrare la tua rinascita, mi dice questa carta. Ok? Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Io direi quello che stai diventando, no? Tu in questo momento chi stai diventando? E beh, chiaro. La papessa, profonda, un'iniziata, un iniziato, silenzioso, silenziosa, stai diventando la custode dei misteri. La papessa non parla molto, ma sente tutto. Tu stai imparando a vedere con l'intuito, non con gli occhi. Come si direbbe nel buddismo, nello yoga sciamanico, stai imparando a vedere con gli occhi che guardano dentro. Stai diventando colei o colui che legge i segni. Stai diventando colei o colui che guida chi è perso. Stai incarnando la tua energia sciamanica, la dea silenziosa che sa, o il dio silenzioso che sa. Wow. Come diceva Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. È bellissima questa lettura, profondissima. Vediamo quali sono le influenze esterne, qualcosa o qualcuno che, diciamo, può vegliare su di te. Ah, il Papa e Papessa addirittura. E qua una guida spirituale fortissima è con te. O è un maestro sul piano visibile o invisibile. Io credo, stiamo facendo una lettura proprio profondissima, può essere per moltissimi di voi è un antenato in particolare, o può essere un padre o una parte maschile sacra che ti sostiene. Ha a che fare molto con gli antenati questa accoppiata che sta uscendo. Il Papa ti ricorda che non sei sola, che la tua strada, qua le influenze esterne, è benedetta. La tua strada esterna, quella che stai percorrendo, è benedetta. Qualcuno nel mondo dello spirito o anche in questa realtà ti tiene la mano mentre cammini, mi stanno dicendo. Quindi devi stare proprio nella fede, nella fiducia totale, mi spiego, nella fede totale, ok? Ok, quali sono le tue speranze, le tue paure, o i tuoi segreti? Cioè, mi verrebbe da dire cosa vorresti salvare. Vediamo in questa posizione cosa c'è. La regina di denari. Vorresti sicurezza, vorresti casa, vorresti stabilità, vorresti prenderti cura ed essere accolta o accolto. Perché la regina di denari è colei che nutre tutti ma spesso dimentica se stessa, no? Il tuo desiderio segreto qua è sentirti sostenuta come tu sostieni gli altri, o sostenuto come tu sostieni gli altri. Il sogno è molto semplice, è un amore reale, una presenza concreta, un cuore che resta,
e hai paura che non si verifichi, questo è il senso. Sì, guarda, questo è il percorso che stanno facendo tantissimi nel collettivo, soltanto che la consapevolezza poi che ti rende libera, no? Libero. Un grande percorso iniziatico che sta facendo l'umanità e di cui ogni singolo si fa portavoce, capace e consapevole. Vediamo il destino, l'esito finale, dove ti conduce tutto questo. Qua c'è un 9 di spade, qua c'è la mente di nuovo, vedi, la mente non vuole il cambiamento, la mente vuole tenerti in una zona di comfort e renderti sempre schiava e vittima. Qua il 9 di spade mi dice che sembra buio, ma ascoltami bene. Il 9 di spade è il grido dell'anima che sta per svegliarsi, va bene? Chiariamo tutti questi arcani. Il 9 di spade è il grido dell'anima che sta per svegliarsi. Non è dolore vero, è più che altro la paura del dolore, è l'ansia, la mente che non smette, è l'ultima notte, cioè il punto massimo del terrore, prima del canto dell'alba. Il tuo destino non è restare qui in questa zona, il tuo destino è trasformare questo sogno nero in una visione di potere. Adesso io voglio vedere un'altra cosa, voglio vedere cosa c'è oltre il dolore. Sì, cosa c'è oltre il dolore? Anche qui benediciamo questa carta, un respiro profondo. Cosa c'è oltre il dolore? La rivelazione finale. Wow! Un bellissimo asso di denari. Dopo tutto questo dolore, non solo la vita non è che finisce, ma fiorisce. Qui, oltre il dolore, c'è la terra, c'è qualcosa che finalmente puoi toccare, c'è una nuova possibilità concreta, vera, radicata, che ti viene offerta proprio dalle mani invisibili dell'universo. L'asso di denari qui è il primo respiro dopo il parto, il primo seme dopo l'inverno. È una sorta di il seme sacro, è il miracolo del corpo che guarisce, dell'amore che torna, della voce che finalmente dice io ci sono. Tu hai attraversato la notte non per ritrovare ciò che era, ma per creare ciò che non era mai stato creato. Un nuovo inizio, un dono, un sì. Cioè questo asso ti ricorda che la tua sofferenza ha aperto lo spazio per accogliere il vero. Ora la terra ti accoglie, ti sostiene, ora puoi costruire un'altra realtà, con le tue mani, con il tuo cuore guarito, con la luce che hai portato indietro dall'oscurità. Quindi questa è una stesa iniziatica, ragazze e miei ragazzi, che mi sta dicendo qua, hai attraversato la notte, hai camminato nel vuoto, nel silenzio dei pensieri che urlano nel cuore della notte. Hai visto ciò che ti incatenava, ciò che si è spezzato, ciò che sembrava non finire mai. Hai incontrato la parte di te che voleva morire e hai scelto di restare. Non perché fosse facile, ma perché sapevi in un luogo profondo che la notte è un passaggio, non una condanna. E adesso, al centro dell'oscurità, nasce un seme.
l'asso di denari, la mano della vita che ti offre una nuova materia, una nuova incarnazione, una nuova via. Oltre il dolore c'è qualcosa di semplice, reale, vero, il tocco, la carezza, il pane e il suono della tua voce che torna a cantare. Il tuo cuore è sopravvissuto, non sei più la stessa, non sei più lo stesso, sei più vera, sei più vero, più sottile, più forte. E non serve capire tutto, non serve guarire del tutto, serve solo camminare con la bellezza anche quando le cicatrici bruciano ancora. Ricordati, tu sei luce che ha camminato nel buio, tu sei il dono che nasce dopo la notte. Tu sei la promessa che la vita non mente, mai. È bellissimo, è incredibile, poetico, straordinario, straordinario. Wow, vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Tutti vogliono uscire, ragazzi. Unione, armonia, bellissimo. Qua mi parla di un incontro, una riappacificazione, la conferma di un legame importante. Dopo tutto questo trambusto c'è unione, armonia, bellezza, no? Perché diventi vera, vero, bellissimo. Accadrà se ti impegni, smettila di rimandare più che altro ha a che vedere con il tipo di approccio che l'anima usa, di usarlo anche tu, no? Tutto questo ti ha reso una mente lucida, il cosiddetto istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo. L'istinto risvegliato è amore. Agisci subito verso quell'istinto. Ok. Tanta saggezza, la tua voce interiore sta diventando la tua pessa, eh? La tua voce interiore è la tua magia, la tua magia pura, che confronti anche all'esterno con un maestro, una guida, che può essere anche la guida che tu vedi all'esterno sotto forma di non solo presenza di qualcuno, ma anche una presenza spirituale forte che tu senti all'esterno di te. Anche non incarnata in una persona, mi spiego? Che qua c'è un'abbondanza di saggezza inverosimile, papà e papessa. Cos'altro? Cambia strada. Mi cade sul 9 di spade. Cambia strada da... Non è il tuo posto stare qui, nella gabbia della mente, non è il tuo posto. Non impersonificarti con la ferita. La ferita non è tua in qualità di tuo soggetto, la ferita è karmica, è della tua genia, di cui tu sei la discendente, il discendente che si rende consapevole di questa ferita e la pacifica. Cambia strada nell'accanirti contro la ferita, ma piuttosto pacifichiamo la ferita, affidandoci agli dei, affidandoci alle forze che ci sono venuti a trovare per pacificare i debiti karmici. Ok, cos'altro? E no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. Mi stanno focalizzando l'attenzione perché molti di voi si stanno attaccando a una questione che deve essere lasciata andare. Ognuna di voi sa cos'è. Riascoltatevi la prima parte del video, ragazzi, ok ragazzi? Perché qua
mi può parlare di qualsiasi situazione, ma io sto cercando di darvi la visione da applicare a tutte le circostanze. Cambia strada e no, è relativo a una sede dove ti puoi trovare che ha a che fare con il 9 di spade, no? Quel rimuginio della mente. Cambia strada, ti dice. Non è il tuo posto, quel rimuginio della mente. Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai, è qualcosa, dopo questo buio c'è l'asso di denari, è qualcosa di grosso e semplice. E davanti ai tuoi occhi sta la risposta. Concentrati su ciò che hai, non nella procrastinazione del 9 di spade. Celebra l'abbondanza perché stai per entrare in un periodo fiorito della tua vita che ha a che fare con quest'asso di denari. Quest'asso di denari è potentissimo. Quest'asso di denari è potentissimo. Voglio metterci alcune specifiche sull'asso di denari. Mettiamocele con queste. La morte. Hai lasciato già morire una parte di te, che si sta aggrappando forse ancora. Cambio, la morte. Nonostante tu fossi e sei ancora stanca, 9 di bastoni, o stanco, è come se ti chiedono un ultimo sforzo di lasciare andare quel rimuginio della mente, perché qua c'è un'opportunità grandiosa col mago, l'opportunità di realizzare qualunque cosa tu desideri con questo processo in atto, ok? Lo so che sei stanca, lo so che sei stanco, ma la fede nelle capacità che hai, che sei emanazione dell'universo, ti porta a questo. Allora cammina nella bellezza, anche quando le cicatrici bruciano. Tu sei la luce che ha camminato nel buio, ricordatelo, sei il dono che nasce dopo la notte, è la promessa, come ti ho detto prima, che la vita non mente mai. Tu sei la promessa che la vita non mente mai. Asso di denari è il mago. Ok? Mettiamo un'altra carta di queste, oracolare. Anzi, voglio metterti questi, gli angeli. Sul mago, per favore, sull'abbondanza. Vittoria, ragazze e ragazzi, vittoria. Sei un messaggero di luce, il tuo angelo ti conduce verso una grande trasformazione, purezza di intenti, cresce l'entusiasmo. Cresce l'entusiasmo. Piena vittoria, pienissima vittoria. Vediamo una carta sciamanica. Wow, il sonaglio, segui solo l'intuito, la voce dello spirito che ti conduce a vittoria. Il sonaglio dentro di te sta già suonando. È un po' come se fosse il tamburo sciamanico dentro di te. È la carta che mi dice segui solo lo spirito, segui solo l'intuizione, segui solo le percezioni, la voce interiore. La vittoria è già qui e la vedrai prestissimo. Prestissimo perché il tempo non è dato, non esiste il tempo lineare, non esiste il tempo prima, dopo, no. Il tempo è dato, questo ve l'ho spiegato bene bene nel video podcast Magia Pratica 12, che cos'è il tempo. Facendovi anche, ripetendovi la storia di Amore e Psiche, no? Il tempo è dato dalla disponibilità che tu hai a darti a quello che accade. Il tempo che percepiamo noi è fatto per diluire l'emozione. Se tu l'emozione la prendessi tutta una botta, spariresti subito. Allora cosa fa l'anima? Ti diluisce l'emozione.
allora la stessa emozione di abbandono, la stessa emozione di tradimento, la stessa emozione di perdita, tu ce l'hai nell'infanzia e poi la riproponi, la riproponi con personaggi diversi, affinché l'emozione venga diluita e assimilata a poco, perché se ti prendesse tutta una botta spariresti. Quindi il tempo è questo, il tempo è dato dalla disponibilità che tu hai a darti alle emozioni. Allora qua mi dice che tu ti sei data o ti sei dato perfettamente a queste emozioni. La vittoria è qui. Ascolta solo lo spirito, perché hai grandi poteri spirituali e psichici che ti conducono a questa vittoria. Cos'è la vittoria? La vittoria sulla mente, ragazzi. Eccola qui. La vittoria sulla mente, la vittoria su questo 9 di spade, la vittoria su quello che la tua mente ti fa credere che è vero, ma non è vero, perché il 9 di spade mi parla fondamentalmente di questo buio che è l'anima che sta per svegliarsi, che non è reale, è la paura del dolore il 9 di spade, è l'ansia, la mente che non smette, cioè è il buio prima dell'alba. E il tuo destino non è restare qui, il tuo destino è trasformare questo sogno nero in questa visione di potere e tu lo farai, ok? Bellissimo, ragazzi miei, ragazzi, bellissimo, veramente bellissimo e trasformativo. Ok, adesso so come sta andando, ok? Quindi state andando una meraviglia, state andando da Dio, mi raccomando, mantra, pratiche sciamaniche, mudra, ripetizioni e profonda fede. Ricordiamo sempre che l'ora più buia della notte è quella che precede l'alba, ok? Detto questo concludo qui, ti abbraccio forte forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!